Nella mitologia greca c'era un uomo di nome Procuste. Era un brigante che viveva nella Grecia antica ed era solito aspettare i viandanti che passavano di città in città in cerca di cibo. Spesso Procuste attendeva i viandanti e li attirava in casa propria, offrendogli del cibo e del riposo. Ma cosa faceva esattamente? Procuste era solito a portarli in una stanza da letto, farli coricare in un particolare materasso che aveva una lunghezza predefinita. Se il viandante era più lungo del materasso, Procuste gli tagliava le gambe, gli mozzava i piedi per farlo rimanere nelle dimensioni giuste del letto. Se invece era troppo corto, lo allungava, rompendogli così le ossa. Ecco, questa, la storia di Procuste, crea quella che è la sindrome di Procuste, ovvero il bisogno di sminuire le altre persone per sentirsi valorizzato. Questo storytelling è perfetto per introdurre il tema di questa puntata di podcast, che è proprio questo. Un altro ancora tipo di manipolazione, che è lo sminuire gli altri per sentirsi bene, valorizzato e di valore. Ciao, io sono Salima E io Nicola. e siamo tutti e due coach certificati di autostima per Rebirth Coaching. Nella puntata di oggi vi parleremo di questo argomento molto richiesto da voi e che incontriamo tutti i giorni, sia al supermercato, per strada o ovviamente sul posto di lavoro. Prima di iniziare però vi invito a mettere mi piace a questo video e abbonarvi al canale per non farvi mancare nessun'altra puntata del podcast. Ma per ora vi lascio con la sigla del nostro show Sciottini d'autostima. Ciao a tutti e benvenuti in Sciottini d'autostima, il podcast che ti fornisce spunti concreti per accrescere di giorno in giorno la fiducia in te, sia nella tua vita personale che professionale. Noi siamo Nicola e Salima, coach certificati di autostima ed esperti delle migliori tecniche di coaching al mondo, tali la neuroscienza, la programmazione neurolinguistica, l'ipnosi, le tecniche di liberazione emotiva, la time therapy ed il life and success coaching. In Rebirth Coaching usiamo queste potenti modalità per aiutare i nostri clienti in tutto il mondo a sostituire le loro paure, traumi del passato o blocchi mentali con il sistema di convinzioni che necessitano per costruirsi una vita e carriera di successo che dia loro piena soddisfazione. E ancora una cosa, oltre a questo nostro ricco curriculum, siamo partner sia nella vita privata che professionale. Bentornati. Iniziamo prima di tutto con la struttura di questa puntata. Quindi prima di tutto andremo a vedere ma che problema hanno queste persone che provano il desiderio così grande di sminuire gli altri per sentirsi validi. Poi vedremo come riconoscerli, quindi quali sono le caratteristiche principali di queste persone. Infine vedremo cosa fare se vi siete riconosciuti in queste descrizioni, oppure cosa fare se avete a che fare con persone di questo tipo che provano questo desiderio ardente di sminuirvi per sentirsi a posto. E senza più tardare iniziamo con il loro problema fondamentale. Hanno tendenzialmente una bassa autostima e fiducia in se stessi. Quindi vedono il successo degli altri come un trigger, come un qualcosa che gli dà uno stimolo negativo, li fa stare male, e questo è dovuto al fatto che sono costantemente a paragonarsi con le altre persone. Basta anche solo una cosa di positivo che ha un altro rispetto a loro che già vengono triggerati, infastiditi. Quindi cercano di risaltare se stessi sminuendo l'altra persona, quindi hanno paura del successo altrui, che è un fallimento per loro, e sminuiscono l'altro per risaltarsi e cercare di apparire così, di credere in se stessi, essere felici e stare bene. Esatto, un'immagine che vi possiamo dare per capire meglio il concetto è che immaginiamo che la persona con bassa autostima si senta qua, e forse lo è davvero, e la persona di cui sono gelosi, invidiosi è qua. Invece
che questa persona A faccia il lavoro di crescita personale per salire al livello della prima o ancora di più, decide di rimanere qua, ma di cercare di diminuire questa, in modo che la persona A, in paragone alla persona B, sembri più alta, più di successo, più felice, migliore, in poche parole. Adesso passiamo alla parte 2 del nostro podcast, ossia come riconoscere le persone che tendono a volerci sminuire. Quali sono le loro caratteristiche? Prima di tutto vengono, come ha detto Nicola prima, benissimo, triggerati dal successo degli altri. Quindi provano invidia, gelosia e questo li fa reagire in un modo di autodifesa con aggressività perché sanno in fondo di non averlo e di non voler fare gli sforzi necessari per avere quelle stesse medesime cose che vedono negli altri con invidia. E oltre al vedere la crescita degli altri come un potenziale pericolo, tendono a pensare che hanno sempre ragione. Questo è molto caratteristico delle persone che sminuiscono perché sono io ad aver ragione, tu non ce l'hai, tu sei minore, tu sei inferiore e io sono migliore. Perché sarei migliore? Solo perché ti diminuisco. Il fare questa cosa è proprio un atteggiamento di vigliaccheria e di manipolazione in realtà. La terza caratteristica è che manipolano la realtà, quindi scelgono di usare la realtà come meglio gli serve e quindi di vedere le cose più per sé e meno per gli altri, anche se oggettivamente l'altro di cui sono gelosi è più avanti ed è proprio per questo che vengono triggerati da lui. Ovviamente, punto 4, che non vi sorprenderà affatto è che resistono al cambiamento, non vogliono affatto uscire dalla loro comfort zone, non ne vogliono neanche sentire parlare, perché questo metterebbe in pericolo le loro convinzioni sul fatto che loro sono a postissimo, non hanno niente su cui lavorare, non hanno bisogno di crescita personale. Crescita cosa? Non ne ho bisogno. Invece mettono tutte le loro forze nel diminuire gli altri in modo da sembrare, ma sembrare solo, superiori a loro. E poi, ultima caratteristica di queste persone che diminuiscono gli altri è che rimangono pur sempre mediocri. Infatti mettono così tanto tempo ed energia a diminuire gli altri, a cercare di nuocere loro, che non mettono tutto questo tempo e energia ad accrescere loro stessi. E adesso che avete le 5 caratteristiche più risalenti veramente delle persone che sminuiscono gli altri, vi darò adesso degli esempi molto concreti della vita quotidiana. Queste persone nocive e tossiche sono proprio quelle che quando vedono che andate avanti con la vostra vita, che state incontrando successo e felicità, sono quelli che o spariscono completamente dalla vostra vita perché sentono che il loro posto non è più lì. Avevano il loro posto lì quando anche voi eravate miserabili. Un altro esempio di questa gente è la gente che quando parlate dite di aver fatto una cosa notevole, una cosa di cui andate fiero, vi dirà sempre che l'hanno fatto anche loro, anzi che l'hanno fatto ancora meglio di voi. E quindi inizierete appena a raccontare, a condividere con loro che sono supposti essere i vostri amici, quindi cosa normalissima, un vostro successo, una vostra avventura, una vostra esperienza e subito saranno i primi a interrompervi per dirvi anch'io ci sono stato, anch'io l'ho fatto questa cosa e quindi fanno girare tutto il discorso alla fine sempre intorno a loro. Un altro esempio molto parlante del fatto di sminuire gli altri per sentirsi valorizzati è quando vi chiedono come state e non ascoltano veramente la risposta perché è troppo, tra virgolette, perfetta. Sembra che la vostra vita sia una storia della buonanotte, un po' troppo perfetta per loro e li mette a disagio perché si confrontano nella loro mente, mentre state parlando, si confrontano a voi, si paragonano a voi. E quindi ogni volta che racconterete quanto bene vi sentite con il vostro partner, nel vostro business o nell'azienda per cui lavorate, con i vostri amici, in qualsiasi area della vita realmente, cercheranno comunque di cercarvi delle pulci, solo per soddisfazione perversa. E quindi se di voi non tirate fuori un punto negativo che li faccia sentirsi bene anche solo per un attimino, loro a poco svilupperanno questa gelosia che li spingerà proprio a volervi
sminuire più che possono schiacciarvi con il piede forte 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 per sentirsi più alti di voi. E adesso cosa fare se vi siete riconosciuti in questa situazione della sindrome di Procuste? Allora, la prima cosa è la consapevolezza, quindi grazie a voi avete trovato questo podcast e in questo episodio avete scoperto che la sindrome di Procuste, quindi il fatto di sminuire gli altri per sentirsi valorizzati, è una cosa che tendete a fare e quindi vi siete riconosciuti in questo in base al vostro comportamento e avete acquisito quindi la consapevolezza della situazione in cui vi trovate. La seconda parte importantissima è l'accettazione, ovvero il sapere accettare che ci comportiamo così, che abbiamo questo tipo di personalità, di comportamento che non ci fa bene né a noi stessi né agli altri. Se neghiamo l'evidenza dei fatti, se neghiamo che siamo così, non riusciremo mai a risolvere il problema e continueremo ad arrabbiarci, a esprimerci con rabbia, a essere frustrati e in paragone con gli altri e a stare male. Quindi bisogna che accettiate che siete in questa situazione e che avete però una luce in fondo al tunnel, c'è la possibilità assolutamente di cambiare. Se non accetti il problema, stai dicendo che non esiste. Quindi, se non esiste, non hai niente da risolvere. Ma in realtà il problema c'è e quindi ce l'hai e c'è da risolverlo. E l'accettazione è l'unico modo che hai per capire che c'è questo problema e fare i passi necessari per cambiare concretamente. Questo lo fai solo con il coach, ovvero con un percorso di crescita che ti permette tappa per tappa di essere seguito a liberarti da questa tua problematica di sminuire gli altri per sentirti valorizzato, quindi ti libererai anche della rabbia, della frustrazione, di tutti i sensi di malessere che provoca questo e quindi incarnerai la migliore versione di te che ti farà sentire veramente bene, che non dovrai più paragonarti agli altri per stare bene, ma anzi che innalzerai il tuo livello di crescita personale, innalzerai la tua autostima, la tua fiducia in te e riuscirai ad ambire a livelli molto più alti della società, sia professionali che nella tua vita privata. Perciò, per fare esattamente questo, che sono le 4 tappe, il metodo Rebirth, contattateci in privato, scriveteci una mail a hello@rebirthcoaching.it oppure cliccate il link qui sotto per prenotare direttamente la vostra botta d'autostima insieme a me, in cui parleremo delle cose che vi bloccano di più e di come risolvere in maniera definitiva e concreta i vostri problemi. Sì, assolutamente. Adesso direi che possiamo chiudere questa puntata del podcast su veramente questo atteggiamento da manipolatore che consiste nel sminuire gli altri per cercare di sentirsi valorizzato, e vi lascerei con una frase che secondo me c'è da meditare veramente e che è che nella vita non si tratta di essere in gara con gli altri, ma di essere in gara con noi stessi e quindi di migliorare noi stessi piuttosto che guardare troppo cosa fanno gli altri e cercare di sminuirli se per caso ci ispira o ci dà voglia quello che loro hanno. Vi ringraziamo per l'attenzione, di nuovo ricordatevi di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e di abbonarvi al canale per più video di questo stile ogni settimana. Grazie a tutti e vi diciamo alla settimana prossima. Ciao! Ciao a tutti! Thank you.